Buongiorno a tutti, oggi vediamo come si fanno questo tipo di coccarde, ma prima volevo parlarvi del riciclo delle confezioni ai regali dei vari accessori. Per esempio queste scatolette, io qui dentro vi metto il link sotto come farle, sono riciclate, metterò dei regalini, questi braccialetti, anche di questi metto sotto il link come farle, vedete quanti ce ne stanno in una scatoletta così piccola. Queste scatolette possono essere decorate in varie maniere, sono eccezionali per fare dei piccoli regalini ed è tutto riciclato. Poi dopo vedete dai vari video. Oppure questo tipo di scatolette si ricicla cartoncino e fiocchi, oppure come in questo caso è una busta, era una busta da lettera grande che ho riciclato. Sono ottime per fare magari le bomboniere perché si possono mettere ad incastro, vedete? Diventano simpatiche. Importante anche il riciclo dei fiocchi, c'è sempre qualche pezzo riciclabile, per un pacchettino piccolo basta un pezzettino piccolo di nastro, si possono fare anche le coccarde con queste, oppure le maniglie dei sacchetti come maniglie di altri sacchetti, oppure come nel caso di questo ovetto magnetico, questa è la maniglia dei panettoni dei Pandoro, no? Che ho riciclato, vi metto sotto il link per fare anche questo, oppure quest'altro ovetto magnetico, anche qui tutto riciclato dalla carta, eccetera, anche qui vi metto il link sotto. Ancora si può riciclare il cartoncino d'auguri, mettendo sopra qualche altro cartoncino, qui addirittura ho riciclato una bottiglia di plastica, anche di questo metto sotto il link. Possiamo riciclare poi i nastrini riportandoli al loro stato naturale, basta con una lama, una forbice fare leggera pressione inversa al senso del ricciolo, prendiamo le parti belle intere e possiamo farci delle piccole coccardine, più sono piccole coccarde più difficili, ma poi vi faccio vedere come si possono fare in una maniera alternativa, oppure aggiungere tanti piccoli pezzettini ai nostri fiocchi, magari anche di colore diverso, fare un fiocchetto multicolor, qui ce ne vorrebbero altri 2 o 3 magari di colore diverso e viene fuori una confezione simpatica riciclando pezzettini di nastro ancora integri, vedete? Ecco, adesso vediamo come fare le coccarde. Prendiamo il nostro nastro, facciamo un cerchio centrale piccolino, così adesso vi faccio vedere, facciamo un cerchietto. Questo sarà il centro della nostra coccarda. Poi abbiamo il nastro che esce fuori, il nastro ha una parte esterna e questa dietro che si volterà e dovrà farsi vedere sempre. Scusate, così. La parte esterna che sarà quella che dovrà essere portata alla vista e una parte interna che sarà quella che va sempre attaccata al centro, quindi l'interno va girato e portato sempre al centro. Vedete, si forma una specie di petalo, più lo apro, lo giro, lo tiro, più cambia il nostro petalo. Quindi in base alla dimensione del cerchiolino centrale, di come vogliamo fare la nostra coccarda, apriamo, incliniamo più o meno, riportando sempre al centro il nostro nastro. Adesso decido di farlo di questa dimensione. Esco da questo lato, anche qui l'esterno devo portarlo alla vista e l'interno attaccarlo sotto, quindi giro così e ritorno, attacco sotto al centro, ecco fatto. Adesso vedete più grosso rispetto all'altro, lo tiro un po' di più, inclino in modo da dare una dimensione simile. Questo è il primo cerchio, devono essere uguali, abbastanza uguali. Esco da questo lato, ecco, scusate per farvi vedere, mi è scappato. Quindi tac,
primo, tac, secondo, vedete poi dopo diventa veloce la cosa, a volte sono uguali, faccio uscire dove ho bisogno il nastro di qua e quindi lo giro a chiudere lo spazio vuoto. Se mi serve, mi aiuto anche con una pinzetta. Esco a questo lato completo, esco di qua, mi serve, quindi giro verso l'alto perché mi serve coprire questo spazio, vado a finire questa parte, anche qui giro facendo vedere sempre l'esterno, posso decidere se girare da un lato o dall'altro, ovviamente devo chiudere i buchi, quindi questo lo porto di qua, questo lo giro in questo senso per chiudere quel buco lì, qui anche qui vedete lo giro da questo lato per chiudere il buco che mi serve chiudere. Quando ho finito, mi piace così, devo pinzare il tutto, cioè con un punto metallico devo fissare il tutto. Prima posiziono bene, prima di dare la pinzata finale, controllo che siano tutti posizionati bene e tac, fermo il tutto con un punto metallico. Taglio il nostro nastro così, no scusate, nell'altro senso, così, ecco, e poi sotto ci va un pezzettino di biadesivo perché tolta poi la protezione si andrà a attaccare al pacchettino la nostra coccarda. Eccola fatta. Semplice e carina. Se vogliamo riciclare facendo queste specie di 8, dei piccoli pezzettini, invece, allora troviamo il centro, giriamo l'esterno a vista, l'interno si ferma al centro, anche qui nella stessa dimensione del lato, lo stesso verso del lato corto, giriamo l'interno, si attacca al centro e con del biadesivo fermiamo tutto. Facciamo questi piccoli 8 per fare questa specie di coccarda, però avendo a disposizione dei nastrini corti, no? Per riciclare dei pezzi di nastrino più corto. Qui usiamo più pezzettini di biadesivo per fissare, dobbiamo fare un giro esterno, quindi 3 o 4 della stessa dimensione esterna, 3 o 4 più piccole, poi il cerchietto centrale si farà. Quindi abbiamo detto facciamo così, vediamo, a metà, giro al centro fisso, poi un altro pezzettino di biadesivo, piccolo se no ci viene a costare più la coccarda in biadesivo che il riciclo stesso. Giriamo, incolliamo. E quando abbiamo fatto 3-4 più grossi, 3-4 più piccoli, li assembliamo sempre con del biadesivo, alternandoli, così, e poi andremo a fare il nostro ricciolino centrale a chiusura del tutto. Quindi mettiamo il nostro biadesivo, attacchiamo i vari 8 che abbiamo creato, alternandoli. Questo è proprio per riciclare pezzettini più piccoli di nastrino. Possiamo fare un nodino o decidere di fare 2 nodini insieme, attaccarli al centro. Sempre lo stesso sistema, cerchietto, adesivo,
cerchietto. Ecco, e andiamo a attaccare al centro. E anche questa è un'altra coccardina completamente riciclata. Sempre il solito pezzo di biadesivo sotto per attaccare al nostro pacchetto. Ecco fatto, voilà.